come va? Questa sera è una serata di pacchi, sto preparando tutti gli ordini che sono arrivati questi ultimi 2 giorni. Qua faccio tutto io, preparo le buste, metto dentro gli adesivi, le etichette, il merch che avete ordinato. Tra l'altro, se vi interessa trovate il link qua sotto in descrizione. Questo pacco, ragazzi, va a Siena, siamo sparsi ormai in tutta Italia. Ringrazio Bikeroom, si è comprato una bella felpa. E nel frattempo io sto anche preparando la valigia con dentro la DH, perché domani partirò per Barcellona. Ci sono là Johnny, Luis, Nick, insomma tutta la CP Gang che mi aspetta per fare un bel road trip in un deserto che hanno trovato loro. Andiamo ad esplorare un po' di freeride. E quindi appena finisco i pacchi impacchetto anche la bici e mi preparo che domani mezzogiorno l'aereo e si vola. Eccoci a destinazione. Il solito nastro, battaglie speciali, aspettare la bici che arriva. Abbiamo un nuovo teammate, ha detto che si chiama Core, è venuto a filmare. Andiamo a vedere perché non esce la bici qua. Oh! Nanni! Ah, è chiuso proprio. Abbiamo dei segnali luminosi. Attenzione, rulli difficilissimo. Ah no. No, questo non è mio. Ho preso un quadro di girasoli. Inizia a essere triste, magari l'hanno perso, l'hanno dimenticata. Oh damn. Attenzione, mentre mi sono distratto è arrivato il mezzo. Yeah. Ok, a questo punto parte il viaggio verso la Poma, dove non andrò a girare perché ho portato la bici a DH. Siamo arrivati nella ridente Premia de Mar, sede della Poma, uno dei posti più fighi per girare in Europa. E ci vediamo cosa combinano Johnny, Luis e Nick, che stanno facendo un po' di training qua sulla mia media. Ma che fotta sta bicicletta! Ragazzi, ho fatto tacchino! Siccome sono arrivato tardi mi gioco questa session di oggi, tra l'altro non ho portato neanche la dirt, solo il DH, quindi niente, temporeggeremo fino a domani quando andiamo nel desert a fare... non so cosa andiamo a fare, qua ha deciso tutto Nick, guida. Mi sento proprio uno di voi ormai. Guarda cosa sto diventando come loro, sempre con le telecamere in mano, che guardano e non fanno mai un trick. Johnny, scusa, me lo puoi fare un one-hander? One-hander l'ho fatto prima. Non c'ero io, dove non c'era vento, adesso sono spente anche tutte le luci. Suicide, t'ho sei fatto dove? Whistler. Visto che la giornata ormai è finita, andremo da Andy. Andy ci spiegherà cosa è successo qua oggi. Oh, ciao! Say something to the Italian public. Italian public, man, la acciughe con capperi e aglio, ma less sugo. Esatto. Ok, and say goodbye because we are leaving. Arrivederci! Ciao, We are ciao, gonna ciao. drink some birra now. Ah, ma quindi, cioè, è l'Adventure Edition questa, hai capito? Per avventure vere. Cosa stai facendo? Ma adesso stiamo pianificando la prossima pazzia. Stiamo per andare nel deserto, lo sai questo, vero? Vengo anch'io. Ah sì, vabbè, se vuoi venire, però poi ti lasciamo lì, va bene? Ok. Ok, ti carichiamo. Sto venendo una Dam Lemo, stiamo organizzando il bagagliaio del camper, caro. Ci sto anch'io. Certo, piano piano entra tutto. Ma che roba, oh. Senza fare niente. Senza fare niente la bici è andata da sola. Cioè, quando ti ho guardato. Adesso guarda, vieni staccagnato. Si formerà il segmento lungo la tratta. Informiamo i passeggeri che tra poco inizierà il viaggio a bordo che comprende Attenzione signori, qui è il capitano che vi parla. Stiamo per approcciare una rotonda. Vi prego di allacciare le cinture di sicurezza, le braccia abbassati e tornate morti. Grazie. Qua, aspetta che allora, ho cambiato tutto. Adesso siamo in giro perché bisogna fare la mangia. C'è Teo Colombo che ci spiega cos'è la mangia. Che cazzo è La mangia. Quindi mangi, vieni ti nutri. Fa caldo qua, Mi sono rotto le scarpe. Molto buongiorno, siamo qua al Decathlon, incredibile, perché mi sono dimenticato di portare il sacco a pelo e con me qualcun altro, quindi sono andati a comprarlo. Abbiamo il camper, questo mezzo che ci hanno offerto Sunlight Adventure. Tra l'altro mi hanno detto che devo guidare io, quindi adesso andiamo a fare un giro tra il camperino. Uè Nanni, com'è?
Che succede qua? Tutti che lavorano. Qua bisogna fatturare, c'è poco da fare. Allora, se l'abbiamo fatto questi sacchi a pelo. E quella nuova. Sì. Che siamo? Se mi piace la 2 abbiamo fatto 100 km. Pensa un po'. Quindi guarda lì dietro. Core filma tutto, l'impossibile. Qua dietro ci abbiamo Ale, che anche lui edita tutto, proprio non stop. Finito. Dacci un ragguaglio, scusami. Allora, stavo per sorpassare il camion, però è successo che è arrivata una fila di macchine fastidiose. Mancano ancora 2 ore e passa perché questo mezzo si muove lentissimo. E stasera facciamo esplorazione, giusto? Sì, facciamo scouting oggi. Domani giriamo perché oggi non ci abbiamo voglia. Scouting. Ma che cavolo succede qua? Oh! Giorno 2 ci stiamo muovendo per il deserto. Ah, siamo un po' affannati, Dunque siamo arrivati qua dove c'è questa torre di Babele, ma ci dirà Core che Ci vado nel culo diretto. quindi cambiamo location. Sì, chiudi prima la borsa, magari Chiuso tutto, se non chiuso ancora chiusa, mi dai un bicchiere di succhello. Oggi questa è la mia posizione. Oggi questa sarà la mia postazione. Ale che ha perso il controllo, ragazzi. Prendete per il culo. Un pochino sì, dai. La questione è che dopo aver raggiunto la destinazione, che è qua sulla nostra destra, arrivano i soldatini che ci dicono che tra poco iniziano a bombardare fino alle 2 del pomeriggio e quindi ci dobbiamo spostare. Altro abbiamo scoperto ieri che la passione di Morolla sono i droni e le bombe, vero? Assolutamente. E quindi qua vale tutto, cioè sei felicissimo. Anche se non è proprio tanto corretto buttare delle bombe dentro un parco naturale. Sì. Mentre che aspettiamo i bombardamenti, Morolla ci insegna come fare le uova sode. Semplicissimo, fate bollire l'acqua 8 minuti. Eccola! Le bombette! Mamma mia! Ci attiviamo finalmente dopo tutti i bombardamenti dai militari. Iniziamo a bombardare a noi. Ok, abbiamo montato il mezzo qua e adesso sbaracchiamo la valigia e andiamo. Qui oggi terreno super prime, qua. Siamo quasi ai piedi dei caranchi qua. Ma che roba. Spettacolare. Il camperino è là in fondo, sarà 2 chilometri. Arduo da trovare una linea qua però. Nel frattempo ripieghiamo sulla baracca per farci una bella chillata, giusto Ale? Giustissimo. Guarda qua, Instagram e via. Meglio di così. Questo business call. Yeah boy. Lui non si capisce cosa sta facendo. Sto facendo delle riprese di contorno. Core ci dice che anche oggi nessuno gira in bici. Io no, di sicuro. Dopo svariate ore di rally col camper, queste strade sterrate inguidabili, ci siamo piantati qui. Porca boia! Occhio che arriva Johnny col camperone, il passaggio della morte, vediamo un po' cosa succede. Sì, dai sotto! Aleo!
bello gasato. Vai Johnny. Dopo il rischio. Oh! È andata! Olè! Guarda qua che roba, oh! Ma cos'è sto? Spaccato tutto! Bene. Ritorno operativi. Pista. Tranne John Wick. Yeah. Questo tramonto incredibile. Wow, danno fuoco tutto lì. Sarebbe fare sembra una pizza. Sì, una bella Insegna. pizzetta qua ci sta. Oh. Ore. Andiamo nel fango di nuovo, quindi. Ore 7 meno qualcosa, operativi on the road. Decisamente troppo presto. Di nuovo un'altra volta siamo costantemente sotto osservazione dei ranger che stanno venendo qua. La discussione prosegue. E niente, mi sa che questo viaggio è un po' vuoto. Adesso vorremmo uscire dal parco, cercare un'altra location e cercare di capire se riusciamo a filmare qualcosa di bello. Attenzione, abbiamo vinto la scala verso com'è che era la scala quella di Signore di Anelli? Quello di fianco. Sì, questo era Hogwarts. No, vabbè, vediamo qua cosa succede. Rei d'aereo. Ti bombano! Ah! Come affronti questa. Oddio! Con l'agilità di un ninja. Wow. Qui è mega veramente fuori controllo. No, ma non c'è più lo scalino lì. No, ma va che dobbiamo passare da sotto per forza. Ah, è tornata la scala, meno male. A posto. Beh, lì è comodo. Ho trovato lo spot. No, è finita la scala ancora. Intanto ci sono gli aerei che passano e bombardano perché stanno facendo un'esercitazione ancora in cima. Fuori controllo. Wow. Niente ragazzi, questo posto è pazzesco, ma qui di bici proprio non se ne parla, cioè non si può fare niente, assolutamente niente. La vista è allucinante. Poi c'è un po' gli aerei che ci fanno compagnia. E quindi con grande rammarico scendiamo, impacchettiamo. Sì, scendiamo, impacchettiamo e ce ne andiamo. Camminando ho trovato la linea che dobbiamo fare, che sarebbe questa discesa qua dentro. Probabilmente oggi saremmo anche morti. È un po' scivolosa, anzi un po' tanto scivolosa. Lui si è fatto un appoggio strategico. Mano palmata. Pesa 10 kg, guarda. Ritorno verso il camper con le wet. Sacca piove. Ragazzi, stiamo per raggiungere il meridiano di Greenwich, mancano 500 metri. Sorpasso violentissimo da parte della Volkswagen. Ci siamo! No, niente, non c'è più un cartello. Ragazzini qua. Ore 23:53, dopo 5 ore alla guida ci fermiamo all'autolavaggio perché Johnny deve pulire la baracca. Tanto guarda, non li prende. No. Non va, errore 1, non va, errore 2. Niente, la news è che Morolla ha rotto la macchinetta di gettoni. Da qualsiasi errore disponibile sul mercato. Dunque, andiamo a dormire. Miguel è già morto? Sì. Miguel ha dormito per 4 ore su 5 di viaggio. Adesso dormiamo, domattina si torna a casa altre 7 ore, no di più. 7 di macchina più qualcuna di treno. Ale. Raga, incredibilmente siamo giunti alla destination di Los Angeles. Sani e salvi. Dopo aver guidato 8 ore io e altre Michelino là davanti. Sani e sardi. Johnny, di qualcosa? Super in tempo, anzi in anticipo, Ok, allora
Baracchiamo, prendiamo il treno che devo fare ancora 4 ore di treno per arrivare a casa. Allora, questo video termina qui perché mi sono rotto le balle di filmare cose a caso. Di essere filmati. Totalmente fatto a caso, però è andato tutto il piano, è andato a e quindi così. Saluta Morolla, sei il cavallo. Ciao Mielino. Ciao Johnny. Mi saluti tutti. Ciao a tutti ragazzi.